Allora, faccio questo video principalmente per mostrarvi questo acquisto. Ho pagato 70 euro su Amazon in offerta. È un alimentatore Corsair modulare CX 650M, anzi semimodulare. Semimodulare perché ha dei cavi incorporati e altri che si possono aggiungere. Per quanto riguarda allora la scelta di questo acquisto, l'ho fatto sulla base di alcuni video fatti da youtuber esperti, diciamo, soprattutto in elettronica, che testano gli alimentatori per vedere le caratteristiche non solo estetiche, ma anche le caratteristiche effettive e elettriche di questo componente, che è importantissimo. Intanto abbiamo che un 5 anni di garanzia, quindi siamo sicuri che non avrà problemi. Altri alimentatori sotto, ad esempio, i 30 euro non daranno mai una garanzia del genere, e soprattutto acquistare alimentatori che costano meno di 40-50 euro da 650 watt, non so fino a che punto possano erogare 650 watt effettivi. Abbiamo diversi cavi, il classico di alimentazione, le fascette comprese con le viti per il fissaggio al case, poi abbiamo altri cavi che poi vedremo, e infine l'alimentatore. Allora, per quanto riguarda questo alimentatore, la prima differenza che si nota con un alimentatore non di marca è il peso. È nettamente superiore. Questo perché c'è la componentistica effettiva. Effettivamente, componentistica interna ha un determinato peso. La mancanza del peso è già un indice che c'è qualcosa che non va. Per quanto riguarda dissipatori e altri componenti. E poi il metallo esterno è proprio, cioè dà un senso di solidità. Abbiamo appunto i cavi, che sono praticamente in classici cavi della scheda madre, che quelli vanno fissi per ogni configurazione. Abbiamo il classico cavo, quello grosso che adesso non ricordo come si chiama, e poi un altro da 8 pin che si può sdoppiare in 2 pin, in 4 pin, in due cavi da 4 pin. Poi abbiamo questi cavi che vedremo subito cosa contiene. Allora, ci ritroviamo intanto un set di 5 cavi. Prima di tutto abbiamo i cavi per la scheda video, sono due uscite fino a 8 pin, 6 pin più altri 2 pin che si possono aggiungere per formare l'ottavo pin, gli 8 pin, quindi per 2. Poi abbiamo i classici cavi per connettere vecchi sistemi come vecchie ventole oppure vecchi hard disk, eccetera. Questo probabilmente non verrà utilizzato nelle configurazioni totalmente nuove, ma magari da aggiornare un vecchio computer potrebbe essere utile. Poi ci ritroviamo un altro cavo per scheda video, sempre un doppio da 8 pin, quindi 2 da 8 pin, che ci fa pensare che questo alimentatore ci permetta un utilizzo di due GPU, appunto, in modo abbastanza tranquillo. Poi ci ritroviamo due set di cavi per quanto riguarda i lettori CD, gli SSD, gli hard disk, eccetera. Ne abbiamo due, uno più piccolo e uno più grande. Il più grande ha 4 connettori, il più piccolo ne ha semplicemente 2. Questi probabilmente li utilizzerò perché
l'utilizzo che andrò a fare del computer sarà più da NAS, quindi andrò a installare diversi hard disk. Ragazzi, allora, consiglio da consumatore, acquistate alimentatori di qualità, spendete questi 30-40 euro in più, che non sono neanche in più, perché effettivamente il costo di un alimentatore di qualità è questo, punto e basta. Non c'è risparmio se comprate delle cinesate da 30 euro, perché effettivamente quegli alimentatori non erogano la potenza dichiarata, non resistono, non hanno la qualità dichiarata e non hanno l'affidabilità dichiarata. Quindi vi ritroverete un bel giorno che l'alimentatore salta, nel migliore dei casi si spegne il computer, nel peggiore dei casi o bruciate il computer, l'intero sistema, oppure bruciate tutta la scrivania, perché vi posso garantire che ci sono video appunto di persone che testano questi alimentatori che fanno vedere che ci sono alcune componentistiche che esplodono, quindi non hanno sistemi di sicurezza, non hanno sistemi anti-sovralimentazione, sovratensioni, sovraccariche, eccetera. Spero di essere stati utili.